viaggio di oggi inizia da un'antica leggenda che narra di un contadino intento ad arare nei pressi di un piccolo campo proprio ai piedi di un alto monte. Nella placida vallata intanto echeggiava il suono delle campane che richiamavano i fedeli presso la chiesetta del villaggio. Gli abitanti che si recavano a messa, vedendo il contadino intento a lavorare alacremente, si premurarono di avvisarlo, nella convinzione che non si fosse accorto del rintocco delle campane. Lui però rispondeva in modo sgarbato a coloro che lo chiamavano, ed intanto continuava nel suo incessante lavoro. Usciti dalla chiesa, gli abitanti del villaggio non trovarono più il contadino né il suo aratro. Al posto del campo era misteriosamente comparso un piccolo lago. Si narra che ancora oggi, salendo in punta al monte, si riesca ad intravedere il vecchio aratro sommerso dalle acque. E proprio prima di entrare nel villaggio di Lo, possiamo ammirare il piccolo laghetto nel quale spiccano dei riflessi verdi che lo rendono davvero particolare. Questo angolo incantato fa parte del comune di Ussò e del circuito dei borghi più belli d'Italia. Un piccolo giro attorno alle sponde del lago è d'obbligo, anche per godersi la fresca brezza in questa giornata assolata. Il ricordo va all'ultima volta in cui abbiamo visitato questo luogo in tardo inverno, quando lo specchio d'acqua era ancora completamente ghiacciato. Il lago infatti si offre alla contemplazione sia nel periodo freddo che in quello più caldo. Percorrendo una piccola salita, in mezzo ad una bellissima vallata alpina, si raggiunge il borgo di Lo. Il villaggio, come del resto Ussò e le altre frazioni, è parte integrante dell'ampia regione occitana del Piemonte, e da essa ha ereditato usi, lingua e tradizioni. L'accesso al borgo ci dà modo di ammirare sia i dipinti che costellano tutta la frazione, che le pietre disegnate in cui viene narrata la storia del borgo stesso. Lo è di probabile origine valdese, e come tanti altri piccoli e grandi centri limitrofi, visse l'epoca del ritorno dei Valdesi dopo l'esilio forzato in Svizzera del tardo 1600 e dell'emigrazione in Francia. Ma l'aspetto attuale rimanda alla convivenza tra le comunità che hanno relegato nella storia passata i momenti di tensione. La struttura del borgo mette in risalto le vecchie casette in pietra e legno, tipiche di queste vallate alpine, e l'opera di conservazione e valorizzazione che le popolazioni locali portano avanti per mantenere vive le tradizioni. Tra dipinti ed angoli decorati con fiori e piante non si può certo dire che la passeggiata tra le antiche stradine non sia di ristoro agli occhi e all'anima. Lo sguardo che si perde tra i vicoli e gli angoli di Lo rimanda ai tempi in cui questi luoghi erano pieni di vita e fermento, legata alle attività agricole. Qua e là, antichi attrezzi e piccole casette danno l'idea di un mondo lontano dal nostro quotidiano, ma che nel recupero e nella valorizzazione hanno ritrovato una nuova vita. Tutte le casette hanno un riferimento, un particolare, che rimanda alla loro centenaria storia. Viene dunque spontaneo pensare a quante generazioni si sono succedute, e chissà quante vicende, quanti episodi di vite ormai dimenticate dallo scorrere del tempo, si sono incrociate in questi vicoli. Lo sguardo alla piccola piazzetta poi sembra uno scrigno del sapere antico. Anche la vicinanza alla chiesetta di San Pietro ricorda al visitatore la sua centralità. Le statue in legno ed i murales contribuiscono poi a rendere questo angolo di Lo ancora più suggestivo.
visita alla chiesetta di San Pietro non può mancare. Con la sua semplicità ci rammenta la forte spiritualità che caratterizzava nei secoli queste vallate. Proseguendo con la nostra passeggiata, siamo ormai giunti all'estremità del piccolo borgo, anche se i punti interessanti da ammirare sono ancora tanti. Alcuni scorci in particolare esercitano un forte richiamo e pur in assenza di persone danno l'idea di essere ancora vivi e pulsanti. Forse è questa la forza dei piccoli borghi, una forza che viene dalla loro storia, dal loro passato e da quella capacità di preservare in eterno le tracce della loro esistenza. Non ci rimane che ritornare indietro, dirigendoci nuovamente all'ingresso del paese, ed approfittando di questo, diamo ancora uno sguardo ai tanti angoli che ci erano sfuggiti precedentemente. Consigliare una tappa all'O durante le escursioni in valle è il minimo che si possa fare per godere di questi antichi luoghi immersi nella storia dei popoli che lo hanno abitato, e nella natura di una vallata alpina che dire meravigliosa è dire poco. Sguardo alle vallate, al senso di pace che ispirano, ci dirigiamo verso il laghetto per poi lasciare questo bellissimo luogo. È solo un arrivederci, ed in ogni stagione ci godremo ancora questo angolo di Piemonte. Sperando che il video vi sia piaciuto vi invitiamo ad iscrivervi al canale Andalas, anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Grazie e al prossimo filmato!